per quanto riguarda il filo fuso, allora, questo è quello che ci mettiamo da parte e ci facciamo il cavo. Un po' ci facciamo il cavo, un po' ci mettiamo da parte. 30 ce li mettiamo da parte e 60 li utilizzeremo per andare a fare il cavo. Quest'altra invece, se vi ricordate, avevo messo questa di qui, come avevo messo questo assemblatore qua, che se lo tolgo, questo assemblatore qua, come quello che andava a 96,7, gli altri due a 90. Ho fatto altro che spostarlo su questo di mezzo. L'uscita quindi di quello che va più veloce viene splittata a metà a destra, a metà a sinistra, le riunisco agli altri due e quindi su questa linea avrò la metà dei 276 che non potrei trasportarli in un'unica belt neanche quando ci avrò le belt di livello 3, perché le belt di livello 3 fanno 270. E quindi questo è il filo per le piastre di ferro intrecciate. La parte del rame e del caterium l'abbiamo finalmente terminata. Per il ferro invece, allora, questa è l'uscita della fonderia che ci va al costruttore che ci fa le barre di ferro da mettere da parte. Essendo che qui davanti c'è un altro costruttore, probabilmente sarà questo il costruttore, almeno gli faccio fare la minima proprio, la minima logistica, guarda, già io lo faccio, almeno magari non mi sbaglio, questo così, questo così, nastro livello 1, così, e questa è l'uscita del costruttore che ci fa le barre. Ne riprendo queste, veniamo qua, ok, e quindi le barre già le abbiamo sistemate, almeno non ci sbagliamo. Sa che c'è, già me lo avevo settato per il costruttore, almeno questo qua, giusto capo? Sì, è questo qua, barre di ferro, e 15 me ne metto da parte. Tu 15 me ne fai e 15 me ne consumi, giusto? 6. E lo coloriamo anche, almeno so che questo è già settato. Il resto ancora vanno settati tutti. Ricordiamoci che le prime 5 fonderie più questa qua, questa qui, ci fa i lingotti per le viti con la ricetta delle viti presso fuse, quindi non c'è più bisogno del passaggio alle barre, ma direttamente dal lingotto ci fa le viti. Queste 8 qua invece sono quelle che mi fanno le piastre di ferro, 2 e 2 con le lumache più veloci e queste invece al 100%. Andranno gestite su due linee diverse, almeno momentaneamente. Poi all'ultimo, se voglio, posso anche riunirle su un'unica linea, vediamo, perché sono 267 lingotti, anche se le divido sono comunque più di 120. Su una belt livello 3 ci riuscirei a farceli sta tutti, ma con le belt livello 2 devo dividere per forza. Allora, questi sono gli ingressi, ricordiamoci, queste sono le uscite, più questa qua. Posso provare a fare così, perché di qui ci metto l'uscita di questo. Ho sbagliato fila, mannaggia. Una più qua. E così. Di qui dentro ci dovrei riuscire a mettere la belt. Così. Più l'uscita di questo. E la mandi però così. No, l'uscita è questa. Così. Ma non ci riesco. Dritto no, curva no, per definito. Sì, bella. E di qui? Ce la fai? Accontento del predefinito. Ok, quelle due vanno qui dentro. Sono 35, 30, 65, quindi qui già c'è la belt livello 2. Ok. Le fonderie sono al centro della costruzione. E qui sono belt di livello 2. Questo è quello che mi viaggerà a livello della terra. Ok, questi sono l'uscita, diciamo, dei lingotti che mi va a fare le vite per soffuse. Sono 185, la metà 90 qualcosa, ok, mi basta per una belt livello 2 per il momento.
poi ho detto ci vuole già la belt livello 2, ma ci vuole... sì, dai, ce la lascio livello 2. Tanto all'inizio è a metà, non vanno così veloci, però vabbè. Sicuramente non mi sbaglio a metterci una belt livello 2. Quest'altra invece vanno unite, come ho detto prima, in due linee diverse. Allora, unificatore. Quindi, unificatore. No. Questo l'ho messo a livello 2 per quella delle viti viaggerà a livello della terra. Però sono un po' stronzo. Cambiate idea, le faccio viaggiare verso di qua. Così almeno non mi trovo tutte le belt appiccicate una con l'altra. Ho ricambiato idea un'altra volta. Viaggeranno a livello 2 e viaggeranno sopra i lingotti per le viti. Questo può essere a livello 1, di qui in avanti è tutto a livello 2. E questi invece mi viaggiano a livello 3 lingotti. Come di là, la prima è a livello 1 e poi possono pure, anzi devono essere a livello 2. Paletto, paletto alto così e un altro. Allora, te da laggiù, qua, te da qui, qua, e te qua. Allora, sono stronzo perché devono essere modalità dritto. Una. Allora, per non andare a matrecciare con le belt, le due sopra sono quelle delle piastre, e quindi le piastre le farò qua, sulle prime linee dei costruttori. Me ne servono... Allora, guardiamo un attimo lo schema. Di piastre me ne servono 40 per mettere da parte, più 138 e 33, e faremo 139 o 138,30. Adesso vedo un attimino anche quei numeri. 138 e 33 per fare le piastre di ferro intrecciate. La ricetta è quella standard, perché queste non ho trovato, cioè c'è la ricetta alternativa, ma ci serve la plastica o le fucine che sì, ho sbloccato, ma non c'ho il carbone. Il carbone è la possibilità di farle con l'acciaio, insomma, non con l'acciaio, ma con sì, lingotti d'acciaio. Non c'ho carbone in zona, quindi nada. 40 per mettermi da parte su due costruttori. Ok. 138 so praticamente 6 costruttori che vanno al 100%, uno che mi fa 18. Quindi mi servono in tutto 8 costruttori. Anche se è un po' lercio, però per fare le viti a me bastano 15 costruttori, 14, qualcosa, 15. E i 15 sono queste tre linee qui davanti. Di qui, anche se ce n'ho 2, 4, di qui ce n'ho 9 e a me ne servono 8. Però ne manderò un pizzichino più piano e sti grandissimi cazzi, almeno non mi sto a fare confusione con le linee. Quindi, sì, vabbè, i primi due o sti due ci faccio le piastre per mettermele da parte, così sono vicino alle barre e va bene. E con sti altri 7 qua mi faccio le 138. 138 diviso 7, 19,71. Questo così mi piacciono di più i numeri. Allora, questi due li mandiamo al 100% e ci fanno le piastre per essere messi da parte. E sono 40. Perfetto. Questi altri due li mandiamo sempre al 100% e sono altri 40. Questo è già settato. Quindi dai 138 meno 40 me ne avanzano 98. Diviso i 5, diviso 5 sono 19,6 a testa per questi di qui davanti.
Almeno ci siamo fatti i conti pari. Non uso lumache. Non uso lumache e non mi intreccio con le risorse. Perfetto. E queste sono le piastre di ferro che ci andranno a fare le piastre di ferro rinforzate. Mentre di qui davanti ci abbiamo le viti. Allora, per le viti la ricetta con le presso fuse, questa qua, è da 5 lingotti facciamo 20 viti, quindi ogni minuto 12,5 lingotti mi fa 50 viti. Allora, riguardando lo schema, mi servono 140 viti per fare i telai bullonati e 10 me li metto da parte. Quindi sono 5 costruttori che con priorità manderò l'uscita ai telai bullonati con un separatore intelligente, e l'eccesso di quella linea di lì me ne metto da parte. Tanto le viti vengono chieste veramente poco nelle costruzioni, so più magari in qualche hard disk o qualche tecnologia da sbloccare, ma quindi questi tre qua io me li mando al 100% e sono quelli che mi alimentano i telai bullonati e 10 e l'eccesso me le metto da parte. Le altre, mo ridemo perché sono un numero spropositato, le altre 589 viti servono per fare i rotori. I mortacci vostra. 589 e 33. Batta la pesca sto 33, dando cazzo l'hanno pescato. Non potendo superare le 120 unità al momento, ma a parte al momento mi sembra che fa meglio così. Io unirei le uscite a coppie di costruttori, quindi questi due costruttori li metto insieme, questi li metto insieme, questi li metto insieme, sti due, uno davanti e uno dietro li metto insieme, insomma a coppie di due. E se faccio così, 589 costruttori diviso 6 coppie, perché sono 12 costruttori quelli che mi sono rimasti, diviso 6 coppie, vengono 98,22 viti ogni coppia di costruttori, che diviso 2 mi dà quante viti deve fare ogni singolo costruttore, e cioè 49,11, che è un numero di merda. Ma se invece faccio così, ossia 589,33 meno 500, quindi 5 coppie le mando ognuno al 100%, ogni coppia fa 100 viti, 5 gruppi 500, diviso 2, solo una coppia deve andare questo numero 44,665, che sicuramente è meglio del numero assurdo che abbiamo visto prima. Quindi essendo che di qui già mi devono venire i lingotti per fare le cose, per fare le viti per i telai bullonati li mette da parte, io sarebbero proprio sti due che mando un pochino più piano. Magari sbaglio, eh. Quanto li devo mandare? 44,665. Dai. Qua 44,665. Ma se mi fai 0,67? Ti dispiace? Grazie. Almeno sono sicuro da avercene sicure a sufficienza. Ok, e queste invece me le manda al 100%. Allora, questa è l'uscita delle piastre che mi metto da parte, questa è l'uscita delle barre che mi metto da parte. Adesso devo riunire le altre barre, però prima portiamoci qua le cose. Sì, è quello sotto. Portiamoci qua le risorse, separatore. Stanno tutti al centro? Stanno tutti al centro, sì. E dovrebbe bastare. Così, ok. Non mi fido. Ah.
separatore, così, nastro livello 2 entri qua, non c'ho voglia di mettere, fai i conti, dai famoli va, già. lingotti, tanto hanno tutto al 100%, quindi 30 lingotti al minuto a testa. Ma stavo facendo una cazzata. Stavo a fare un casino. Scusate. Ma perché comunque me li sto cosa? Sono coglione, Veloci. Al centro. Sicuramente l'inizio è livello 2. Meno 30, 90 è livello 2. E più a livello 1. E qui non ci piove. Qui però devo fare una cosa, perché non è detto che tutti i lingotti me li consuma. Moriremo, Te non sei il nastro, non sei un separatore normale, ma sei un separatore intelligente. Così. Settato così. Anzi, ci mettiamo nel verso della risorsa, almeno lo fa capire meglio. A sinistra ci va qualsiasi. L'eccesso me va a destra. Davanti, niente. Unificatore. Così. Nastro livello 2 entra qua. Questo entra qua. Qua esce. E qua nastro trasportatore. No, penso che basta livello 1, ma... Che succede? Succede che i lingotti... Che spero che mi bastino, ma... Mo fa un conto di controllo, ma a me dovrebbero bastare. I lingotti di questa linea che mi va a fare le piastre va in questo separatore intelligente, mi va a fare tutte le piastre della prima linea, quelle che eventualmente mi avanzano, mi scendono, mi si uniscono a quest'altra per andarmi a rifornire la seconda linea che mi fa le piastre. L'unico dubbio è se la linea più avanti delle fornaci mi fa un numero sufficiente di lingotti per coprire il fabbisogno di queste 4. 30 e 30 fa 60. Sì, 133,55. Avanzano. Allora, avevo fatto bene i conti. Questa linea qua mi fa 133,5 lingotti. Qui me ne consumo soltanto 120 per fare le piastre. Un po' da mettere da parte e un po' per andare a fare le piastre di ferro rinforzate. Quindi sicuramente mi avanzano un po' di piastre. Quindi serve assolutamente, anzi è obbligatorio questo sparatore intelligente, altrimenti la seconda linea dei costruttori per farmi le piastre e non funziona mica, no. Quindi qui sotto prosegue questa linea che mi va a fare l'altra linea di costruttori per le piastre. Allora, questi qui sono le piastre che mi metto da parte. Ok, me le posso portare via differentemente. Queste piastre invece me le devo portare via a livello 3, che è il livello che mi si è appena liberato. 20 fa 40. Ok, quindi basterà un nastro livello 1. Prima arrivano i lingotti. Ok,
i lingotti per le altre piastre. Qui fanno tutto livello 2, vaffanculo, almeno non mi sbaglio di sicuro. Ok. E questi sono i lingotti per l'altra linea di piastre. Ci mettiamo qua. Sì, non mi sbaglio. Questo. La tacchetta di dietro potevo mettere. Qui sono 40 piastre, quindi fino a di più basta livello 1. Ok. Questo prosegue. Vieni qua. Questi sono i lingotti quando fa le viti. E questa è l'uscita delle altre piastre, che me le faccio venire a sto punto de qua all'interno, così almeno c'è un po' più spazio. Ok, queste sono tutte le piastre della seconda linea di piastre che andiamo a fare. Anche qui metto livello 2 e chi si è visto si è visto. Sicuramente non mi sbaglio. Così. Qui si unisce alle altre piastre fatte e qui abbiamo le piastre che possono andare avanti. Perfetto. E ora ci abbiamo rimasto da sistemare soltanto le viti. Ok, questi sono i lingotti in ingresso per le viti. Ah, ma c'è modo da fare la logistica per accoppiarli a coppie di due, tranne i primi tre che ci devono fare 150 per i telai bullonati più 10 da mettere da parte. Poi sono a coppie queste, questi due, questi due, questi due davanti, questi due e quei altri due. A coppie li riunirò e ci faremo un'uscita indipendente. Ok, queste sono le 150 viti che ci vanno a fare i telai bullonati e qualcosa da mettere da parte. Metto un altro paletto qua. Nastro livello 2. Là. Qua. Ok. E ora iniziamo a riunirli a coppie dei due. Allora, di qui sceno... Quanto spazio c'ho qua? Beh, qui c'ho tutti e tre i livelli, quindi... questi due possono andare di qua. Qui a livello 1 e qui andrà a livello 2. E già me la porto. Dove me la fai portare? Ok, me la porto già qua. Questi altri due. Unificatore. A livello sopra. Così e così. Gli ascensori possono essere a livello 1. Di qui in mezzo basta il livello 1. Qua giù ci vuole ovviamente il livello 2. 6 e giri. Nastro livello 2. E così. E di qui a livello 3. Così. Nastro ascensore a livello 1. Nastro mezzo a livello 1.
un altro paletto sopra questo e nastro a livello 2. Negativo, cambiate idea per questo. Perché a livello 3 mi ci devono andare questi due, se no non so dove farli uscire. E indietro. Parto marcia, così. Ascensore 1. Nastro livello 1. E nastro livello 2. Mi ci arrivi da solo laggiù? Sì. Che bravo fiolo. Oh. Così. E ne impiccia niente. Se no ste due non sapevo dove pallusci, perché di qui c'ho soltanto un livello 3 libero. Ma questo qua lo devo unire con questo di qui davanti. Ma portiamoli alla stessa altezza questi. Così. E metti in altro paletto. Ok. Poi vediamo se così viene bene. Qui c'è il nastro livello 1. Ok. Ascensore. Accendiamo la luce, se no io posso anche tra più o meno intravedere, ma voi mi vedete in cazzo. Così. Nastro livello 1. Ok, perfetto. E livello 2 esce. Quindi abbiamo unito anche sti due. Ci sono rimasti sti 4 di qui, che io li farei viaggiare in mezzo. Se li fa viaggiare così. Starà brutto. Così. Così. Poi vediamo se mi ci arriva di qui. In maniera decente. Nastro livello 2. Me va qua. Paletto. Sotto. Ma ci uscirà in maniera decente qua. Anche dritto. Sì, che ci esce. Perfetto. Oh, ce l'abbiamo fatta. Facciamo un giro col drone al volo. Eccola qua, tutta la logistica. Qui in fondo abbiamo tutte le risorse, viti, fili per fare piastre intrecciate, fili per fare cavi, lamiere per fare rotori. Questa è tutta la logistica del piano inferiore, del primo piano della nostra nuova base che ci fa le risorse base e le lamiere intelligenti. Mamma mia, che lavorazione! Non è stato facile, ma era la cosa più difficile. Questo era il piano più difficile. Di sopra sarà un pochino più facile, ragazzi. Questa era veramente la cosa più difficile da fare, da gestire di tutta la fabbrica. Spero di essere riuscito a farvi capire un attimino quello che ho fatto, quello che abbiamo fatto. Assicuro non è stato facile farlo, ancora meno raccontarlo, quindi spero che sono riuscito a farvelo capire in qualche modo. E per questo episodio direi di salutarci qui, ragazzi. Grazie di essere arrivati fin qua. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e canale, attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Satisfactory e sugli altri giochi presenti all'interno del canale. In descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook ed Instagram. Grazie ancora, ragazzi. Buona giornata, alla prossima. Ciao!